Ok, abbiamo iniziato. Ciao Mm. Nicolò, ciao Elena. Ciao, ciao, ciao. Ciao a Anzi, tutti. per cavalleria, ciao Elena, ciao Nicolò. Ciao. Vabbè, ciao. Ci stavi dicendo che siamo quelli che, che fanno Ah, il sì, lavoro? che stanno facendo il lavoro migliore dell'umanità in questo momento. No, Almeno per quello che è mettiamo... quello che ho capito finora Facciamo del pubblicità. creato. Esatto, c'è un telefono acceso. No, Sì, lo spengo, ragazzi, scusate. no, tranquillo, tranquillo. Vai. Nicolò, parti con i punti, prego. Sì, allora, se ho degli impianti e poi, scusate, me li devo rivedere. Allora, Cinivac, sì, esatto, sì, il fatto che mi sono vaccinato praticamente. E poi, cinivaccato. sì, Cinevaccato, esatto. Tutto? Perché l'hai fatto? Perché allora l'ho fatto sia per un discorso che devo capire se sono in grado di superare anche questo. E poi diciamo che è per la realizzazione di uno dei più grandi sogni che ho. Che si può dire? Sì, vorrei studiare il comportamento degli squali bianchi praticamente. C'è una spedizione a Gansbai dove è necessario avere La cosa. Mhm. esatto, la cosa, esattamente. Ok, poi? Poi, come posso annullare totalmente l'effetto del Cinivac? Da chi subisco delle interferenze? Vorrei sapere se con la mia famiglia e la mia ragazza sono già stato in precedenti vite. E poi mancanza di fiducia in me stesso, senso di colpa, attaccamenti dolci, difficoltà nell'ottenere stabilità economica. Vorrei sapere le cause esoteriche. Allora, sì, bassa autostima, senso di colpa. Bassa autostima perché? Perché ho sempre la sensazione di non essere sufficiente, abbastanza preparato, abbastanza pronto, abbastanza forte, a seconda delle condizioni, per riuscire a affrontare le sfide che ho davanti, obiettivamente. Mhm. Come se mi mancasse qualcosa, praticamente, un senso di vuoto. E il senso di colpa? Senso di colpa, conseguenza praticamente, come se il fatto che non riuscissi a superare determinate sfide sia colpa mia praticamente. Come se praticamente mi mancasse qualcosa e che alla fine fosse responsabilità mia se quella cosa manca, e quindi senso di colpa. Attaccamento ai dolci? Quello sempre avuto. Ho sempre avuto un bisogno di dolci che non riesco assolutamente a superare perché probabilmente sento che mi compensano probabilmente una mancanza. Stabilità economica difficile. Sì. Tu lavori, studi Lavoro in un ospedale, in una farmacia ospedaliera. e perché la stabilità economica è difficile? Perché allora, innanzitutto non sono soddisfatto di quanto guadagno. Seconda di poi perché in questo momento per quello che guadagno non è sufficiente praticamente per essere indipendente totalmente economicamente. Non mi posso permettere un affitto, cioè mi potrei permettere un affitto, ma non mi basterebbe per far fronte a tutte le spese che ho, che avrei se andassi a vivere da solo. Io sto ancora in casa con i miei genitori. Scusate. Se vuoi, usa il tasto silenziatore è quello piccolino. Mm. Questo qua. Ok, no, 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 non tu, non tu, non tu. Mm. Niccolò, aggiungici qualcosa perché insomma sono punti molto basici i tuoi e insomma Mhm. impianti, interferenze sono cose che facciamo sempre. Sì. Hai Ah, sogni? sì, tantissimi, diversi. Allora, me ne ricordo due in particolare molto forti, soprattutto che ho fatto soprattutto quando ero bambino. Mm, In uno di questi sognavo di volare praticamente, non mi vedevo separato dal mio corpo, ero all'interno del mio corpo e stavo volando praticamente. Mi ricordo che volavo sopra il mare, parecchio in alto, cioè saranno stati 100-200 metri sopra il mare, lo guardavo dal basso ed ero felice di quello che stavo sentendo. Poi succedeva qualcosa e precipitavo praticamente, come una caduta e rovinavo il suolo praticamente. Questo tu è... eri su un aereo, hai detto? No, no, volavo come Peter Pan praticamente. Quindi un sogno. Sì, sì.
assolutamente. Poi, questo era il primo sogno. Il secondo sogno è il fatto che sognavo che ero nella camera da letto dove sono ora, c'è una finestra, guardavo fuori dalla finestra e vedevo il T-Rex di Jurassic Park che svoltava l'ancora e mi osservava e veniva a osservarmi. Poi allora, impaurito, scappavo giù e lui mi guardava dalla finestra della sala della casa dove sto. Alle volte entrava, alle volte no, praticamente. E poi cos'altro c'è? Beh, diciamo che io sin da quando sono nato ho sempre avuto una grandissima difficoltà a relazionarmi. Non comprendevo proprio il comportamento delle altre persone. Cioè, mi sembrava come se praticamente le altre persone fossero qualcosa di diverso da me, quasi come una specie aliena, qualcosa di diverso, con cui io non potevo relazionarmi. E loro se ne accorgevano. E questa cosa praticamente ha creato il primo conflitto con la mia famiglia perché non mi sentivo assolutamente amato da loro, cioè sentivo freddezza nei loro confronti e da lì mi è nato il senso di colpa. E niente, e quindi questa cosa è durata per tantissimo tempo, cioè è andata avanti finché praticamente non sono uscito dall'università, non ho scritto il libro che ho scritto, dove ho capito che quello è il motivo per cui praticamente non sentivo quella freddezza, sentivo quel distacco che poi si riverberava anche dentro di me, era perché non mi sentivo amato. Poi, per fortuna, quando ero alle superiori, ho fatto un'esperienza in cui, cioè, con un movimento dove ho imparato, cioè, dove ho sentito, prima di imparare, che cosa voleva dire veramente amore. Ho sentito un fortissimo calore, ho sentito la libertà di potermi esprimere completamente, ho sentito l'importanza dell'ascolto vuoto, praticamente, in modo da comprendere quello che è l'energia degli altri ed è stato il momento più bello della mia vita e da lì lo porto avanti praticamente. Va bene, iniziamo? Quando Ok, volete. ok. Ok, ti disattivo il microfono, faccio io, lo farai tu poi la riattivazione. Quando vuoi, Elena. Sì, così. Ok. Basta un pochettino la inquadratura. Ah sì, scusa. Così. Ok. E partiamo. Conto da 5 a 1 e ti connetti a Niccolò. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se lo vedi. Sì, lo vedo. Si presenta una bimba che avrà intorno ai 10 anni, è in mezzo a un prato, con una gonna e le trecce, e gira tutta intorno così e lancia petali in cerchio ovunque. Mm, Ok, è una vita precedente di Niccolò? mi sembra più una vita parallela. Cioè, è in questo tempo, una linea temporale diversa, differente, ma ora. Ah, ok. Una linea temporale parallela, diversa quindi, ma in questo tempo, se Sì, vogliamo. Vabbè, che poco cambia perché anche le vite parallele precedenti sono sempre nello stesso istante. sì, sì, Quindi sì, di è solo fatto un'altra linea temporale, ecco, volevo dire quello. Sì, ti dà l'autorizzazione? sì. Ok,
proviamo una cosa nuova, molto più rapida, tecnica, pochi punti, quindi andiamo dritti alla questione. Cioè, non c'è niente di veramente nuovo, però. Vibrazione, subito. 10 miliardi. Consapevolezza. 183. PSP. PS 56 e PE 44. Vite precedenti. 820. Cervello. 9,3. Ok, valori molto alti. Una singolare bassa quantità di vite precedenti, un'ottima vibrazione di inizio, consapevolezza, quasi equilibrio tra PSP e cervello. Bene. In quali vite, se ci sono state, hai incontrato la fidanzata? Mm. Allora, ne vedo una in particolare dove erano anche lì erano marito e moglie, lui sempre uomo e lei donna, e dove sono tutti e due su un aereo, il loro aereo, quegli aerei piccoli che c'erano un po' di anni fa, inizio del Novecento, Mm? biposto, no? E lei è davanti che pilota e lui è dietro e li vedo volare sopra sopra in Francia dove ci sono i castelli della Loira, quei posti lì. Perché si sono rincontrati in questa? Allora, mi ha fatto vedere quell'episodio lì perché poi c'è stato un problema all'aereo e loro sono morti schiantati a terra. Hanno deciso di rincontrarsi qua perché devono portare a termine il loro amore, la loro unione. Sono fiamme? Sì, Sono fiamme. sono fiamme. Si sono incontrati 3 volte, questa è la terza volta. Come maschio e femmina, sempre lui maschio e lei femmina. È la terza vita. Ed vedo che nelle altre due è sempre successo qualcosa che li separava, che faceva sì che non potessero arrivare alla fine. Quindi lo schianto d'aereo è la prima La prima era, o l'altra, insomma. sì, la prima è prima di quella. Ehm, non sono riusciti, allora si sono incontrati, ma non sono riusciti a rimanere assieme. Era praticamente non potevano essere insieme perché si sono incontrati, facevano parte di due famiglie che non potevano, praticamente le famiglie non volevano che loro stessero assieme, ok? E Mhm. quindi non sono riusciti a mettersi assieme, si sono incontrati in un'occasione, si sono visti per 2 o 3 volte e poi si sono separati. Stessa domanda, ci sono dei componenti della famiglia con cui lui ha già vissuto altre esistenze? Allora vedo la sua mamma, con la sua mamma lui ha vissuto, erano fratello e sorella, però invertiti, lui era la sorella e la mamma il fratello. Mhm. Rinascimento più o meno. Perché si sono rincontrati.
perché è come se allora la PS della mamma ha deciso di rincontrarlo qua e la PS di lui ha accettato e la PS della mamma ha voluto rincontrarlo perché non è stata soddisfatta diciamo, dell'esperienza avuta con lui in quella vita come relazione, quindi ha proposto, tra virgolette, alla PS di Niccolò di rincontrarsi qua, ma in altri ruoli. È solo è l'esperienza. Va bene. Esperienza solo diversa. Chiama i membri della sua famiglia e la fidanzata e li invitiamo nel cinema. Mhm. Vedo anche un altro ragazzo. Vedo i Chi è? genitori, fratello, però non so, dice il fratello. Fratello di lei? No, di Niccolò, non so. Fratello di Niccolò, sì, dice di sì, quindi c'è un fratello. Ok. Ok, chi è più interessato? Allora, c'è il fratello, la fidanzata e i genitori? Sì, allora la mamma e la fidanzata si sono messi in prima fila. Il papà e il fratello appena dietro. Ok, Niccolò, non hai messo il disincarnato. È un'occasione importante. Scrivimela qui in Skype, nella chat, questa qua, 3. È un'occasione che tu puoi offrire a un nonno, una nonna, a una persona che insomma non c'è più e direi che dovresti approfittarne. Va bene, vediamo le interferenze eteriche di Niccolò. Così, d'amblè. Allora, io non vedo interferenze stabili, non so come dire. Mhm. Vanno e vengono. Esatto, sono cose molto minime, Perché? perché secondo me lui è una PS delle PS. Ah, verificalo bene. Sai cosa sono, Niccolò? L'hai vista quella? No, le... Pearl sarebbe una perla. Sì. L'hai vista la Pearl? Pearl, l'hai vista? È quella lì. Verificalo bene. Sì, perché quello che vedo allora forse non è una PS, cioè forse non è proprio PS delle PS perché 2 interferenze mentali le ha. Mhm. Però le interferenze eteriche non riescono a agganciarsi a lui. Ok, quindi vedo come se ci fossero 2 entità mentali qua all'inizio, no? Mhm. Qui, e poi da lì in poi fino dall'altra parte c'è tutto uno scudo a uovo energetico che fa sì che loro non si possano agganciare, quindi magari lo interferiscono, ma lui si accorge e poi vengono mandate fuori. Ci sono degli EDL? Ce n'è uno. Rompe il guscio o resta fuori? Allora, qua vedo le 2 entità mentali. Vedo il guscio che parte più o meno a metà, no? Quindi queste sono le entità mentali. Il guscio parte, fa così. E l'EDL parte dalle entità mentali, prende tipo il messaggio, poi lui va nel guscio, fa la cosa, poi viene risputato fuori e ritorna lì. Questo sempre, qualunque giorno della vita di Niccolò, Sì. anche quando è triste, colto da attacchi di bassa autostima. Sì, praticamente. Allora, l'azione delle entità mentali, che sono bassissime, sono di livello 1 e 2.
agisce sulle sue a livello mentale, no? Quindi un po' abbassano la vibrazione e ha un po' queste sensazioni, queste emozioni un po' negative, ok? Mhm. Quando un'interferenza eterica riesce ad interferire, è come se per un attimo le abbassassero un po' le vibrazioni, poi lui le rimanda fuori, riesce a alzare la vibrazione e mandarle fuori. Quindi diciamo un po' il ricordo delle emozioni negative rimane sempre. Ok, quindi lui si ricorda che lui si sente in colpa a volte, Mhm. però in quel momento lì non è che si sente in colpa, non so se ho reso l'idea. Quindi non abbassa le frequenze. No, solo in alcuni istanti. E non entrano EDL in quei gestanti famosi. Ogni tanto entra questo EDL, ma non E poi tutti. viene buttato fuori. Sì, Quindi la discriminante è la vibrazione, come sempre. sì, sì, sì. Va bene. A quanto in tutta la sua vita e a che età ha vibrato di più? Allora, ehm, allora, 5 anni mi viene, Mhm. c'è stato un momento, qualche ora, addirittura per qualche ora, che ha vibrato a 150 miliardi, costante. Poi ogni tanto durante tutta la vita lui è in grado di avere dei picchi. Quando? Eh, Vedo che prova uno stato di estasi, tra virgolette, estasi, nel senso in cui lui si sente parte del tutto, lo vedo come se facesse parte del tutto, ok? Mhm. E si sente una cosa unica con il tutto. E in quegli istanti lì ha le vibrazioni che vanno anche di più, arrivano anche a 1000 miliardi ogni tanto, malpicchi proprio. Sta dicendo sì con la testa e scrive che l'ha avuto alcuni mesi fa e era fuso con gli alberi. Sì, sì, vedo proprio questa cosa qua, esatto. E con la fiamma non raggiunge dei momenti di alta frequenza. Sì, però eh, allora, se raggiungesse insieme alla fiamma quei momenti lì, non sarebbe terrena quella cosa. Mm. Cioè non possono arrivare a 1000 miliardi Mhm. assieme perché non sarebbe terreno, sarebbe, cioè svanirebbero. Lo vedo proprio, cioè è troppo. Mm. Perché non Non riesco a svaniscono. fare più. È un modo per sparire, per tornare alla sorgente. Sì, sarebbe un modo per tornare alla sorgente, ma finora non ho visto ancora nessuno che l'abbia fatto. Lo devi fare intenzionalmente, non so come dire. Ok, siamo pronti. Ok, siamo pronti e insieme alziamo le vibrazioni a 1000 miliardi e di più finché torniamo alla sorgente. Ma non l'ha fatto ancora nessuno. Vibrano molto alto insieme, sono arrivati anche a picchi molto alti, 200 miliardi, 200-300 miliardi. Va bene. Ci sono impianti? Bah, mi sa di no. No, non ci sono neanche impianti mentali. Le entità mentali quando sono entrate? Sempre quando aveva 5 anni. In occasione di quale evento? Vedo che lui ha fatto un sogno, non è di quelli che ha raccontato prima, però vedo che ha fatto un sogno un po' strano, dove vedeva delle cose che potevano succedere in futuro Mhm. e in quel momento gli hanno messo degli impianti. Cioè, gli hanno messo, scusa, sono entrate le entità mentali.
Tutte e due, Va con bene. l'obiettivo di alzare la loro potenza. Cioè, spesso, adesso vedo per la prima volta questa informazione, spesso le entità mentali entrano a livelli bassi, no? E diciamo, il loro abbassare le vibrazioni, il loro compito, tra virgolette, è proprio quello di aumentare la loro potenza e potenzialmente arrivare a livello 10 in maniera tale da tenere il soggetto completamente immobile. Con lui non sono mai riusciti ad alzarsi da lì. Beh, però sono arrivati alla 2, che insomma... No, era già una di livello 1 e una di livello 2 quando sono arrivate. È Ok, come quindi... se due di livello 1 non ci possono essere. Mhm. Eh. Perché in questo caso? No, in generale, io non ho mai visto due entità mentali dello stesso livello. Ok, Mm. va bene. Niccolò con tutto questo quadro si è cinivaccato Mhm. e vorrebbe capire come tornare indietro, annullare il tutto. Allora, per quanto riguarda a livello fisico, quello che vedo nel corpo fisico tu non puoi togliere quello che il Cinivac ti ha messo, Mm. perché quella cosa Quelle che sostanze. esatto, quella cosa, le sostanze ancora, ma quella cosa che gira all'interno del Mhm. corpo non può essere tolta. Ma Perché gira. perché gira ed è consistente, non si dissolve, Grafene, intendi? i nanobot. Mm. L'unica cosa che si può fare, che ho visto che sono riusciti a fare potenzialmente solo 3 persone, Mhm. scusate, è contrastare energeticamente l'effetto che vogliono fare sulla persona dall'esterno, ok? Quindi tutte le volte che mandano un impulso dall'esterno per attivare i nanobot che girano insieme a grafene, Mm. quello che una persona molto consapevole e che ha imparato a tenere le vibrazioni molto alte è concentrarsi, centrarsi e alzare le vibrazioni a tal punto che interferisce con l'informazione che arriva da fuori. Però lo devi fare tutte le volte che arriva l'informazione da fuori. Mm. Lui ci Quindi ha raccontato il motivo per cui l'ha fatto, perché l'ha fatto davvero. perché voleva mettersi alla prova per vedere se veramente riusciva a contrastare questa cosa. E questa cosa non la capisco, non la capirò mai, veramente Mm. non riesco neanche a capire da dove prenderla, da che lato prenderla. È la seconda persona che mi dice questa cosa e per me non è neanche che non ha senso, non so come definirla. Non so come definirla. È come se io mi dicessi, ma sai, volevo vedere com'era dentro il vulcano che sta eruttando. Boh. Mm, mm. È lava, vedi te, lava carne, non è che vince la carne, no? Poi io sono Dio, io faccio quello che voglio, va bene, ma boh, francamente non so cosa dirvi. Vabbè, le 3 persone chiamale. Quindi le Mhm. 3 persone hanno eliminato i nanobot? No, ma li No, no, contrastano tutte le volte che i nanobot fanno sì, il bello e il cattivo di tempo. sì, sono 3 persone che non fanno niente, cioè sono paragonabili a un eremita, a un asceta, no? Che stanno tutto il tempo a fare niente, isolati. Mm. E si sono cinivaccati questi, isolati, Sì, eremiti? Perché? sì, Per sfida? sì, fanno solo quello. È come se facessero solo quello.
Ok, Cioè, ci spieghino come fanno. tengono le vibrazioni alte tutto il tempo, quindi è come se stessero centrati tutte le ore che stanno svegli stanno centrati e tengono le vibrazioni altissime. Io vedo, cioè quello che vedo è come se stessero immobili, no? Vedo la persona immobile in piedi, con gli occhi chiusi, che tira su le vibrazioni di continuo. Vibrazione va giù e la ritirano su, va giù, la ritirano su, va giù, la ritirano su, va giù. E i nanobot cosa fanno? Cosa stanno facendo in media? Allora, quello che fanno adesso, quelli che vedo adesso, ehm, l'avevo già visto un'altra volta, come se passassero, ok, in mezzo al sangue, e mentre passano, come se si tirassero dietro, è come se i globuli rossi si appiccicano dietro a questo nanobot, ok, uno dietro l'altro, quindi lui man mano che va fa un serpente di globuli rossi uno attaccato all'altro. Mhm. E mentre passa, gli altri elementi che sono nei vasi sanguigni vengono un po' distrutti, nel senso che deve passare, quello che c'è. Scusate, ma oggi è tremenda questa cosa. Ok, e non c'è possibilità che vengano debellati? La PS dov'è? Perché non fa tutto? Perché non li butta fuori con le urine? No, non può passare da... Cioè dovrebbe squartare dei vasi e farla passare. Perché non dà al corpo l'ordine di debellarla, di espellerla, non più che debellarla, questa sostanza? Allora, dovrebbe trovare... Ecco, questo potrebbe essere un modo che vedo potenziale perché non l'ho mai visto fare da nessuno, nessuno è stato in grado di farlo finora. Un modo potrebbe essere che questi nanobot vengano inglobati all'interno del sangue, però inglobati, ok? Mm? Espulsi dai vasi, però attraverso la parete, quindi il corpo deve riuscire a farli passare attraverso la parete dei vasi, Mhm, perché non ci passano dai normali capillari. mhm, Quindi inglobare, farlo uscire dalla parete dei vasi, farlo arrivare appunto nell'apparato escretore che può essere o le urine o le feci, ok? mhm. Oppure anche dal catarro, non so, in una di queste maniere qua, espellerlo, quindi creare tipo una ciste intorno, no? Ok, che lo ingloba, farlo passare nelle pareti, farlo arrivare in o nell'intestino oppure nelle vie urinarie e così lo può espellere. Ovviamente questa cosa darebbe dei sintomi che possono essere simili infettivi, febbre alta, così, ma se la persona è conscia che il corpo sta facendo questa cosa, si centra e lo fa. Mm. Questo lo vedo come Eh, potenziale, ma non l'ho mai visto fare. C'è se, nessuno che c'è qua l'ha mai fatto se i ancora. nanobot sono nei capillari e non riescono a uscire dai capillari, come ci sono arrivati? La siringa buca il vaso. Quindi è nella spalla, nel deltoide, questa Sì, situazione. sì, da lì, cioè, Ma e poi sono andati in giro o se ne vanno in giro o restano allora, lì? no, vanno in giro. Ma la cosa è, allora, entra dal muscolo, ok, dalla siringa, la siringa è più grossa, no? Però quando entra è come se è come se dentro al Cinivac Mhm, ci fossero le istruzioni
per l'organismo umano di mettere insieme i pezzi per fare il nanobot. Cioè è fatto da diverse parti. E cosa Una compone? volta che è nel sangue si crea e da lì non può più uscire. Non so, E cosa si crea? si mettono assieme queste particelle che... Allora, io vedo questo metallo che non è... Potrebbe essere un insieme di alluminio, mercurio, potrebbe essere il bario, però non so. Penso questi tre allora formano una struttura assieme, si uniscono e formano questa cosa che inizia a girare. E grazie al grafene a cui poi si attaccano mentre girano, se arriva un impulso dall'esterno, il grafene fa sì che l'impulso venga trasmesso. Ma qual è l'obiettivo? Traduttore. Chi è che l'ha creati questi Cinivac alla fine? Umani in alto, in cima alla scala, chi sono? Allora, chi è stato dietro al progetto direttamente? Allora, io vedo Bill Gates e vedo c'è il dottor Fauci e poi vedo altre due persone che sono, però non li conosco. Donna, uomo? C'è una donna e un uomo, però allora... Sì, però non li conosco. Vabbè. Fauci è vivo? Fauci è ancora vivo, ma lo vedo arrestato. Ok. Sotto processo. Codino Pompon di Coniglietto, che di fatto è un maxi ad eternum. Quindi glielo attacchiamo lì al codino, io lo chiamo al sacro e nessuno glielo toglie più. Gates è vivo? No, Che cos'è quello che si vede in giro? a volte è un clone, a volte è un attore. E l'hanno ucciso? È morto scivolando per casa? Sì. Non proprio scivolando, ma... L'hanno Sì, ucciso? l'hanno ucciso. Giustiziato? Si è giustiziato adesso, sì. Quante sono le persone morte per colpa di Gates? In un modo o nell'altro? Cioè, è responsabile di quanti morti? Ognuno di noi non è responsabile della morte di nessuno, no? Quindi dire che una persona è responsabile di alcune morti è impressionante. Quanti? Allora, qua c'è un misto di robe poi, perché un po' sono per gli esperimenti fatti a livello farmaceutico, tra virgolette, direi, con la scusa del farmaceutico, anche negli anni passati, e poi Sì. più tutti... Tutto, Africa, Cinivac, quant'altro. Tutto. Intanto apriamo un gigantesco portale aureo, invitiamo il nonno materno, che Nicolò vuole chiamare, e chiamiamo tutti questi qua, responsabili, periti per colpa di Gates, e poi un altro gruppo per colpa di Fauci. Dammi due numeri, quelli che ti arrivano. 5 milioni di persone. Gates e Fauci, 2 milioni di persone. che sono anche intersecati con Gates, o Sì, sono due qualcuno diversi? sì. Totale? 10, 11 milioni di persone, totale tutti e due. Quindi 5 più 2 fa 7 però. Sì, ma tu mi hai detto gli intersecati, poi ho visto, in effetti non li avevo contati, avevo contato quello di uno, quello dell'altro, e ce ne sono 4 che sono quelli di cui sono responsabili tutti e due. Ah, Ecco. li hai esclusi. Sì,
Quindi 7 più 4, 11. Va bene, 11 milioni più il nonno capofila, il nonno come lo vedi? Materno. No, lo vedo un po' cicciotto, qua è arrivato come per dire sono in salute. Ehm, è come se rappresentasse, diciamo, fosse lì a rappresentare quei momenti di solitudine che Nicolò sente quando mangia i dolci. Mm. Ma è lui, è la presenza del nonno che induce Niccolò a mangiare dolci? Aspetta, perché non lo vedo tutte le volte, sto cercando di capire il meccanismo. Allora, la maggior parte, come se la prima volta che gli è successo di sentire questo vuoto, di voler mangiare i dolci, c'era il nonno, ok? E poi è come se ci fosse il ricordo di quell'energia lì, Mhm. no? Quindi la presenza del nonno e poi c'è il ricordo di quell'energia lì. Quindi a volte c'è la presenza del nonno, a volte no, ma è come se quell'energia arrivasse sempre. Mhm. È come se quando c'era il nonno, per Nicolò era una spalla di cui fidarsi, con cui confidarsi, con cui spiegare delle cose che gli dava più serenità, no? Magari aveva una preoccupazione, parlava col nonno, si rilassava, vedo una cosa così. E quindi quando poi il nonno non c'è più stato, a lui mancava questa cosa e il nonno arrivava nel momento di vuoto. E da lì è iniziato tutto questo meccanismo. Ok, vuole dire qualcosa al nipote, il nonno? O alla figlia, la madre di Niccolò? O a tutte e due? A Nicola vuole dire non c'è bisogno che ci sia io per far sì che tu ti tranquillizzi, tu la sai sempre la risposta che ti fa stare bene, che ti fa scegliere la strada giusta per te. Ti ha detto io adesso vado. Ok. Mm. Era attaccato alla terra? Sì, era attaccato alla casa dove abitava Nicolò e si avvicinava spesso a Nicolò in questa maniera. Ok. Quindi la causa esoterica dell'attaccamento ai dolci è il nonno? Mm. Sì. Possono esserci poi dei residui mentali dopo il lavoro di oggi? Ci può essere una memoria, però se Nicola è consapevole si accorge subito e questa cosa scema da sola. Se, cioè lui si rende subito conto che era la memoria e la toglie, allora così svanirà, altrimenti può ricominciare il meccanismo. Solo Va bene. dell'energia, ok? Mm. Salutiamo il nonno, il Mhm. portale aureo è già aperto Mm. e il nonno apripista, quindi Mhm. con il suo esempio va e mostra quello che stanno per fare 11 milioni di Mhm. disincarnati. Fatto? È andato? Mhm. Ok, sì, adesso l'ho chiuso. 11 milioni di disincarnati. Vorrei che canalizzassi un messaggio unico di tutti gli 11 milioni. Se vogliono dire, continuano ad arrivare dei flash bianchi che poi non si vedono nel video, però spesso arrivano nel video in diretta, diciamo. C'è un messaggio che vogliono lasciare unico, o non so, due tipologie di messaggio, tre tipologie, non di più. Quelli sono i pensieri comuni di questa massa critica.
La... Cosa ci facciamo qua? Che carino Bill, grazie Bill, Bill for la President. sensazione che ci hanno fatto provare è talmente fuori dall'umano, dicono, che quello che voi provate nel vedere le immagini dei corpi o delle torture è niente in confronto. Quali torture? Prima di le torture che ci hanno fatto prima di essere tagliati a pezzi e poi mangiati. Ci tagliavano i pezzi di pelle, ci frustavano e poi tiravano via, tagliavano un pezzo alla volta, un altro, poi un altro. Intanto succhiavano il sangue. Quindi queste sono le vittime dei vari sacrifici, non sono le vittime, solo le vittime dei Cinivac, di No, Mister Cancelli, tutte. Anche tutte. quelle dei Cinivac, vecchi, nuovi e tutte le vittime anche dei sacrifici. Ok, quanti di questi 11 Ah, milioni vengono dal continente africano? 3 milioni. Ok, più di un quarto. Mhm. Va bene. Prendine una a caso di questi che ha fatto la vittima sacrificale e chiedigli perché ha fatto questa esperienza. Quella PS. La PS dice come se ehm, quella che ho beccato dice che nel momento in cui è arrivata lì a essere sacrificata, ha provato Mhm. a mandare un messaggio al corpo in cui viveva per cambiare strada, ma la persona in cui era la PS non l'ha recepito e si è trovata a essere sacrificata. Eh, Mm. eh, Mhm. Dimmi, dimmi. sì, cerco di descrivere. Eh, una parte, cioè vabbè, ti dico come dice, la prossima volta che la farò cercherò di essere una persona che è più consapevole in maniera tale che quando gli mando il messaggio cambia la via. Ma durante l'azione sacrificale la PS dov'è? Esce? Entra e esce? Sì, perché mentre fanno la tortura esce, cioè esce un po', è come se la schizzassero fuori un po' e poi rientra appena smettono, no? Quindi, ne so, tagliano un arto, mentre tagliano l'altro la PS è come se fosse schizzata fuori e poi appena smettono rientra. Perché la PS prima che inizino queste cose non apre nella realtà Matrix un portale e non fa uscire la persona, che se ne scappi da quel bunker in un portale se ne va in un prato verde. È l'esperienza di un'altra, cioè io questa PS dice io quell'esperienza lì non l'ho ancora fatta, Va magari la bene. farò. Però un'esperienza di essere tagliati vivi e poi sacrificati è una, basta, poi basta. La fa uno, una l'ha già fatto nel passato, gli altri non devono rifarla. Lei dice ma è come se le Che pe- consapevolezza ha questa PS che parla? Guarda, teniamola corta. L'1%? non, non è tanto alta, è 30. Ecco. La risposta è questa. Mm.
chiudiamo il capitolo. Mhm. Causa esoterica della bassa autostima di Niccolò. Fa parte delle varie, della passare la vibrazione che fanno le due entità mentali. La bassa autostima è più l'entità mentale di livello 2, perché quello che prova Niccolò, da come l'ha descritto, è una roba tutta contorta, nel senso, non avendo altre interferenze, è come se l'entità, queste due entità mentali si dovessero Sobbarcare il lavoro degli altri. arrovellare e cercare di inventarsi le interferenze per abbassare le vibrazioni il più possibile, girando tutto su se stesso, no? Quindi ti devi sentire in colpa perché non ti senti adeguato, no? Tutto un meccanismo Sì, è niente. contorto. Se tu Esatto. muovi le Niente. braccia in questo spazio, non prendi nessun problema in mano, le muovi Esatto. nel vuoto. Sì. Non c'è niente in sostanza. Senso Esatto. di colpa c'è? O è inventato? Ma no, è inventato, cioè, gli mandano il messaggio in testa che lui si deve sentire in colpa, ma non c'è una roba per cui ha senso che lui si senta in colpa. Già non ha senso per nessuno, ma Ci qua sono non c'è dei, neanche un gancio. ci sono dei funghi a forma di uovo bianco che sono, che quando finiscono il loro ciclo di vita, diciamo, si riempiono di spore nere e solitamente non si vedono nel bosco, si pestano e viene fuori una nuvoletta di spore nere, no? Mhm. Non so se l'hai mai pestato. Ecco, No, questi sono i problemi di Niccolò. sì, esatto. Che a un certo punto lui Sì. dovrebbe, li guarda, ma di fatto sono una membrana sottile che contiene Mm, delle spore nere, cioè dell'aria. Quindi sì. dovrebbe schiacciare tutti questi bei funghi, la bassa autostima, il senso di colpa, l'attaccamento ai dolci che abbiamo visto Mm, mm, e farli svanire in una nuvola di fumo. mm, Perché un'entità mentale 1 e 2 si fa uno sternuto, se ne fa due mm. e sono andate alla fine. Sì. Poi specialmente lui che magari non è una perla, ma ha delle capacità abbastanza alte. Ok, Mm, mm. causa economica della stabilità, se c'è, stabilità economica difficile. Cause esoteriche, scusa. Diciamo che è l'unico aggancio che hanno un po' per tenere l'idea della sua bassa di non essere in grado e del senso di colpa, no? Mhm. Quindi è l'unico modo che hanno un po' attraverso anche spesso vedo anche le DL, no? Che quando agisce fa questa cosa per far sì che lui a livello economico sia sempre in difficoltà o perlomeno io vedo che non è neanche tanto in difficoltà, no? È più quanto che gli creano questa credenza, Mm. no? Come se, che ne so, per vivere bene durante il mese, sparo, ho bisogno di 3.000 euro, a lui ne ha 5.000, loro gli fanno credere che ce ne vogliono 6.000, Mm. ok, per vivere E bene. poi c'è anche la possibilità di convivere con qualcuno, magari con la fidanzata, quindi ci sono anche delle soluzioni. Esatto, sì, sì. Vivere in una casa più piccola, vabbè. Mhm. Va bene. Comunque è anche lì una specie di fungo pieno di spore, di Sì, fatto. sì. Ok, causa esoterica o contesto, diciamo, energetico del sogno in cui sogna di volare. Allora, hanno provato a fargli un'abduzione, ma nel Una, momento una e poi anche l'altro sogno era una roba simile, però Rex fuori dalla casa. ecco, no, lì non sono neanche riusciti ad iniziarla, l'ho già visto prima, è vero. Allora, praticamente l'hanno preso, ma lui si è accorto praticamente subito che gli stavano facendo questa cosa, quindi quando era in alto, la PS si è accorta, si è fatta vedere e il fatto che lui si è sentito cadere giù di colpo è la velocità con cui cioè non c'è né spazio né tempo, quindi il fatto che lui si è trovato da in alto a giù nello stesso tempo gli è sembrato di precipitare. Ok? Mhm. Mentre l'altro sogno si è accorto prima.
Mhm. Si è svegliato quando sono venuti a prenderlo e ha visto proprio il rettile. Quindi in tutto a quante abduction è stato sottoposto? 0. Eh. Va bene, resta il fatto che è cinivaccato. Quindi Mm. che si fa? L'unica soluzione è tenere alte le frequenze in maniera costante, Sì, solo perché che quando avverrà il messaggio mm, ai nanorobot di abbassare le frequenze, lui debba attivarsi. sì, Solo che? solo che fra un po', cioè quello che vedo io è che fra un po' i messaggi saranno molto frequenti e quindi uno dovrebbe stare tutto il giorno a tenere le vibrazioni alte. Con Sar- quale sistema utilizzano per tenere i messaggi a frequenti? 5G, tramite il 5, vedo tipo dei computer come potrebbero essere gli avatar che noi vediamo in eterico, potrebbero esserci proprio degli Ma enormi spazi con queste dei antenne non tipo vengono algoritmi. pare che in India stiano iniziando a bruciarle, non vengono bruciate queste simpatiche antenne che ci Allora, secondo forniscono un servizio di cui non abbiamo nessun bisogno. allora, quello che vedo io è che tutto questo crollerà, ok? Quindi i Tutto cinivaccati sono a posto. se sono in grado di togliersi le altre sostanze, rimangono con sto coso che gira nel corpo, però se non hanno interferenze dall'esterno non hanno un granché di effetti. Ma persone consapevoli che sono in grado di espellere tutto ciò che è espellibile dal corpo, non so se si dice così, È ce ne sono poche. espulsabile, espellere, espulso, vabbè, da Espellibile, sì. togliersi dal corpo. Sì. E Nicolò lo è? Sì, secondo me quella parte lì assolutamente la può fare. Ma tutto il prontuario di sostanze integratori che permettono di eliminare grafene e altre sostanze, se No, non... No? Non serve. io vedo di no. Mm. Quindi Niccolò, uno come Niccolò, dovrà sostenere un certo peso di interferenza tecnologica Mm, per un certo periodo esatto, finché non crolla tutta la baracca. E a sì, quel punto si per terrà ora. un qualche cosa inerte, Sì, cioè inerte che non ha più comunicazione con l'esterno, esatto. gira e vabbè. Mm, 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 È mm. come se uno avesse dei metalli pesanti nel corpo, cosa Esatto. che abbiamo tutti, no? Immagino. Con la schifezza che ci mangiamo dalla mattina alla sera, Sì, quello è un anche pochino più buona. consistente, però diciamo il Ok. senso è quello. Chi è il creatore di questa tecnologia? Immagino non sia umano. No, esatto. Io vedo l'avevo già visto ultimamente e riguardando vedo la stessa cosa. Io vedo un rettile capo appena sopra e sopra un pleiadiano e un siriano. 3 mega ad eternum di regalo a tutti e tre. Mhm, Un ringraziamento per questo bel regalino. Ok, andiamo al cluster con Niccolò. mhm. Anzi, ci porta lui. Sì, sì, già là. Con espellibili, sì, sì. Ehm, con particolare attenzione al contratto relativo all'esperienza del Cinivac. Vediamo quanti sono. Se sono 820, 800, diciamo, di più, di meno, e come li vedi? Sono 900 contratti. Ti porta lui? Sì, sì. E man mano che tu parlavi lui andava tipo, no, tirava fuori quello che tu chiedevi, sono 900 e mm, quello lì ha le due, diciamo, è come se vedo, no, è arrivato fin qui l'esperienza, ok, del Cinivac e adesso è come se sul, diciamo, foglio, tra virgolette, del contratto ci fosse un bivio.
ok? Dove a seconda della situazione in cui si troverà Niccolò su questa linea temporale, agirà in due diverse maniere. Allora, se è quella dove dovrà bloccare gli impulsi esterni, fa vedere che la prima azione che farà sarà quella di passare la maggior parte del suo tempo ad alzare le vibrazioni per mantenere fuori queste cose. Okay? E potenzialmente, se dovesse essere così per il resto della vita, a un certo punto il fisico cede, è troppo. Ok, quindi un po' prematuramente, ma questo è proprio solo, cioè non è quello che Caso in cui. succederà, ok? Diciamo che è come se eh, i fogli dei contratti si aggiornano di continuo, ok, con un nuovo pezzo dell'esperienza fatta. Beh, certo, sì. Quindi ad oggi queste sono le due possibilità, e non è che nel contratto, diciamo, nel contratto c'è scritto le varianti di questa via presa, no? Cioè non so se riesco a spiegarmi. No, sì, ma allo stato delle cose qual è la variante, quindi? Allora, ci sono le due possibilità: o c'è quella dove rimarrà, diciamo, il deep state. Questa è è quello, questa è la, come si dice, la situazione di Niccolò, ok, che esula da quello che io vedo in generale, ok, è come se, come è lui con la sua consapevolezza, questo c'è nel suo cluster, ok? Quindi ci sono le due varianti, le due possibilità, quindi la possibilità dove rimarrà il deep state e quindi gli arriveranno gli impulsi dall'esterno, ok? Quindi l'unica informazione che ha adesso è: arrivano gli impulsi dall'esterno. Ok, quindi con gli impulsi dall'esterno il suo fisico reggerà per tot anni e basta. Mentre se crolla il deep state, quando okay, crolla il deep state? sì, certo, noi abbiamo, ma lui è come se questa informazione ancora non ce l'ha, capito cosa intendo dire? Quindi nel suo cluster c'è scritto se e se, cioè da 50 e 50, mentre noi sappiamo che è tipo 0,2 e 99,8, io direi addirittura 0 e 100%, però per lui adesso è ancora 50 e 50, quindi Sì, c'è perché lui deve valutare le due possibilità, esatto, anche sapendo che magari una è totalmente improbabile o quasi impossibile, lui deve valutarla, perché è A o è esatto, B, no, anzi esatto, è 1 e meno 1, sì, non c'è scampo. Il esatto. risultato deve essere quello, o 1 o meno 1. Mhm. Ok, va bene, via tutto. Ok. Ti ha portato lui nel cluster? Sì, 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 Fa lui tutto il sì, lavoro? Bene, male, in fretta, ha lentamente? fatto bene, velocemente. Ok. Sa creare una Sì, detergent? l'ha già creato e lo sta mettendo. Benissimo. Lo lascia lì, nessuno lo può spostare. Sì, sì. Primo perché è suo, secondo perché le alte frequenze che emetterà per sempre non permettono l'avvicinarsi di chi che sia che voglia toglierlo, che abbia l'intenzione di toglierlo. Chi si può avvicinare teoricamente e spostarlo, certo non ne comprende il valore e non vuole spostarlo. In più non lo può fare perché non è roba sua. Quindi non può Mhm, interferire con un oggetto che emana alta frequenza. mhm. Sta andando all'avatar. Lo può togliere la sua fiamma, teoricamente? Impazzisce. È come se Ma può toglierlo visto che è la fiamma? A dare lì in eterico e lo toglie. è come se
tutto dovesse essere come se tutte le Entanglement. parti di loro due dovessero essere Coerenti e unite. esatto. Quindi non è proprio possibile, neanche per definizione, che una parte di lui, come la fiamma, prenda l'iniziativa di andare lì a togliere l'ad eternum che lui ha messo nel suo Se lo cluster, fa è perché sa già che lui dice, cioè che per lui è sì. che lui vuole. Eh, mm, Perché comunque questo è il cluster di Niccolò, non della fiamma. Quindi sì, tutte le quella esperienze di parte lì, Niccolò, esatto. 3 delle quali sono con la fiamma, ma non sono le stesse della fiamma, peraltro, quindi Mm, 820 meno 3, 817 sono con altre storie. mm, mm, mm. I contratti sono suoi, tutti e solo suoi, anche quelli delle 3 vite passate insieme. Ok, Avatar. Mhm. Sta aprendo il portale definitivo. Buttato dentro e ha chiuso. Farà di Eternum e l'ha La messo lì. merda. Ok. Esistono ancora quelle 4 cose, quelle 4 interferenze che c'erano? No. Ok, eterico, subliminale, emozionale, mentale, tutti e 4 i corpi, più il quinto fisico. Una ad eternum a ogni corpo. Mhm. E adesso il guscio che prima si fermava dove c'erano le entità mentali, adesso arriva fino in fondo, quindi adesso il guscio è tutto intero. Come lo vedi? Ok, lo vedo con un paio di occhiali in mano, sta tipo mordicchiando la stanghetta e dice, ok, quindi tutto quello che prima vedevo che erano, diciamo, la teoria che avevo in mente di seguire per sentire la mia PS, che però non ero, vi dicevo che non era giusta, adesso so che è quella giusta e quindi so dove andare, dice. Mhm. Senti Elena, inventiamoci una cosa nuova. Abbiamo inventato l'ad eternum che emette frequenza alta e lo metti nel posto in cui. Adesso ci inventiamo una nuova pillola, la chiamiamo eterna frequenzia. Mhm, Quindi una pillola mhm, assunta la quale, una sorta di antidoto, Cinivac, mhm, si attiva nel momento in cui c'è bisogno che si attivi ok. per azionare un aumento automatico di frequenza, anche quando magari uno è triste o nel panico perché sente che c'è qualcosa che non va e che hanno acceso il G5. Mhm. Eterna frequenzia. L'hai creata? Sì. Com'è? Fatta? Eh, allora si vede più che altro il guscio fuori che è molto, che è di quel colore della vibrazione altissima, Viola. ok? Sì. E dentro ha un colore un po' più tenue Mhm. e si vede proprio come se si vedesse dentro la vibrazione che si muove. Ed è un cilindretto così. Funziona? Sì, funziona. Cioè non mantiene Niccolò ad alte frequenze in maniera esterna, diciamo, Mhm. ma nel momento in cui Niccolò dovesse averne bisogno si attiva in automatico. Sì, allora, ehm,
Ha un costo. No, no, no. Allora, il Nicolò funziona benissimo. Sto guardando come potrebbe essere con altre persone. Mhm. Se sono meno consapevoli e con una vibrazione troppo bassa, è come se fosse rallentato l'effetto. Cioè va, ma come se contrastasse la vibrazione, cioè l'impulso che viene da fuori, ma in parte, no? Mhm. Devi avere Perché? una certa consapevolezza. Cioè, per dire, se noi lo distribuiamo a tutti i cinivaccati, non Ah, funziona per tutti, funziona per esatto. i pentiti Può e essere un anche po' i per i consapevoli. eh sì, esatto, perché è Poi come se vibrasse un po' più alla stessa frequenza, no? Come se gli altri invece è come se la contrastassero. Mhm. È come se la PS non lo vuole, non so come dire. Cioè, capito? Ok, Mm-mm. quindi Però per Nicolò funziona. Io assolutamente non ho sì. capito, la tua fidanzata se è cinivaccata. Sì, anche lei. Ok. Unbelievable, eh? Unbelievable. Mm. Uno come te, poi io veramente non ho parole, perché non c'è il motivo. Ma perché io, no, non c'è nessun motivo. Cioè, non so, io non comprendo questa cosa. Comunque, la offriamo anche a lei una Mhm. eterna frequenza. Oggi grandi invenzioni. Un ad eternum, quello però se lo può creare da sola, Mhm. un'eterna frequenza Mhm. e anche una pillola VIC, vibrazione, informazione e consapevolezza, che forse è la più importante di tutte perché con quella uno diventa creatore. Mm, 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 Vibrazione alta, informazione, l'informazione di queste sessioni è oro, mhm. colato, anche se nel video Cannibal sono passati 12 spot in tutto il video, mi hanno detto, in modo Mm. tale da dissuadere la visione per chiunque. Voi resistete, c'è un tasto nel computer che toglie l'audio e togliete l'audio quando c'è lo spot e controllate i messaggi del telefono. Resistete, nel senso io non ci posso fare niente, questo è il sistema. Non si devono sapere certe cose e se volete andare a vedervi Canale 5 perché vi siete stufati di questi spot, guardatevi gli spot di Canale 5, Mm, mm, mm. che è piena e infarcita Appunto. come una torta di compleanno. Sì. Ok, allora, entità mentali 1-2 ci sono ancora, No, non c'erano impianti, quindi non ci sono più. no. Nuova vibrazione, Adesso è a 100.000, 100 miliardi, 100 miliardi. Nuova consapevolezza, 257, PSP, 60, 40, vite precedenti, 302. però. Mi piacerebbe vedere uno che una volta arriva a 1. Vite Mm. precedenti, una. Le eliminate tutte. Cervello era 9,3. 10,4. Ok. Lo vedi ancora bambina di 10 anni? No, 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 no. Quello era quella vita là parallela sull'altra linea temporale che però è stata tolta. Ok. Al cinema c'era la fidanzata e la madre, no? La mamma, poi c'era il fratello e il papà Ok, dietro. come li vedi? Allora, la mamma della fidanzata molto contente, vedo, adesso non lo so, ma lì le vedo molto affiatate, molto che si abbracciano per la felicità di quello che hanno visto, di quello che è veramente la realtà, è come se avessero un sospiro di sollievo, no? Oh, possiamo creare tutto noi, che bello.
il papà e il fratello, anche loro li vedo entusiasti, ma è come se avessero bisogno di più tempo per capire il funzionamento, no? Cioè, Mhm. le informazioni le hanno prese e devono mettere insieme i pezzi, però anche loro molto contenti. Esattamente come è nella realtà, secondo i segni che Ah, mi fa vedere Nicolò, cioè proprio esattamente così. Ok, vabbè, ovviamente nella realtà il canale è lì, per cui sì. chi prima, chi dopo, se vogliono, Sì, possono sì. vedersi le stesse, magari tu puoi consigliare quelle da vedere per prime, quelle da vedere per seconde, puoi aiutarli, non so, insomma, le... perché una cosa è invitarli al cinema, una cosa poi è fare un percorso incarnati nella Matrix, combattendo con tutti i Sì. costrutti mentali che abbiamo. Quindi chi sono questi due? Sono matti, soprattutto quella che è sotto è matta. E qua nessuno stenta a crederci, ovviamente. Ah, mi spiace. Va bene. Esatto, come bambini. Bravo Niccolò. Messaggio, poveri. Messaggio finale della PSPE di Niccolò a Niccolò, che è qui davanti alla cam di Skype. Continua a fare quello che stai facendo, sai benissimo come si fa a entrare in contatto con me, lo fai spesso e bene e, e andremo lontani. Rimani sempre in quelle vibrazioni lì e continua a farlo, questo ci sarà da enorme aiuto. Continua così. Bene, perfetto. La fidanzata che fa? Considerando che è la fiamma. La vedo adesso lì la vedo che è come se cioè, lo vedo che lo abbraccia lì tutta entusiasta e mentre fa questo vedo proprio no, che diventano una cosa unica e assorbe, difficile da spiegare. È come, ti ricordi nel film Matrix, quando Neo era Mhm, sdraiato all'inizio e gli passavano tutte le informazioni in un istante, mhm, delle mhm, cose tipo la lotta, così? mhm, Ecco, così vedo, no? Quindi loro due abbracciati diventano una roba unica e a lei arrivano tutte le informazioni, quella mhm. parte di esperienza, diciamo, di questa cosa subito. Mm, Della sessione. sì. Quindi vai alla fine di questo passaggio. Lei Mhm. vibra a 100 miliardi come lui In questo momento sì. e quando si stacca anche. No, quando si stacca, allora per un momento sì, però dipende tutto da come vive ognuno, no? Quindi magari le vibrazioni non sono sempre uguali, Mhm, però basta proprio che, che loro magari si guardino o si mandano un pensiero o si sfiorino che boom, vibrano nella stessa. Chi è più alto fa vibrare l'altro alla stessa altezza. ok. Va bene, abbiamo finito quindi. Mhm. Pronto a tornare? Sì. Disconnettiti da tutto. Ok, ho ripreso la registrazione per il finale perché l'abitudine di interrompere. Vabbè, vai, Fate voi racconta. ragazzi, ci avete ragione. Allora, dicevo, ti dico a cuore aperto qual è il motivo. Il fatto è che nella mia famiglia praticamente io ho sempre ho avuto la sensazione di una spaccatura perché i miei dormono, io sono un pochino più sveglio, dormo un pochino meno obiettivamente, e quindi capisco che c'è una discrepanza, no? E questa cosa mi ha portato un'enorme sofferenza. In psicologia si dice che un bambino fa la prima esperienza con i genitori e quello lo condiziona per tutta la vita, ma è normale perché il primo contatto energetico che ha non può fare altrimenti. Siccome i miei genitori dormono, guardano tutto il tempo la televisione. Guardano, io è tutta la vita che cerco di insegnarli, non vogliono, come bambini, i bambini che si rifiutano di imparare, ok? Tra l'altro io vorrei fare l'insegnante, tra l'altro, tra le varie cose. E, allora, il motivo per cui ho scelto di fare questa cosa qua è perché a un certo punto mi è venuto un dubbio, ho detto, ma se continua a essere in questa maniera, se il mio esterno, la realtà esterna che ho, mi mostra delle determinate cose, non sarà che sono in errore io? Non sarà che forse hanno ragione loro, che hanno ragione praticamente che bisogna fare queste cose qua, che è giusto, voglio dire, non potrò essere io in errore e non loro? Mi è Mm. venuta questa domanda, obiettivamente.
E quindi da lì è cominciato tutto il mio percorso di ricerca della verità, obiettivamente, cioè che mi ha portato a te, mi ha portato ad altri autori con cui sono entrato in risonanza. E quindi tutto questo per rispondere alla domanda, cos'è la verità? E è soltanto nell'ultimo periodo in cui nel libro sono riuscito finalmente a viva forza a espellere tutta quell'energia negativa che mi era rimasta dentro, facendo praticamente quasi tutto da solo, infatti con qualche errore, sono riuscito a capire che la verità è la prima schiavitù che abbiamo, obiettivamente, perché la verità è un punto di vista, inevitabilmente, soltanto alcune verità assolute esulano da questa condizione. Quindi è per questo che alcuni di noi che possono avere una certa consapevolezza lo fanno, perché ci rimane un pochino il dubbio. Questo è un momento di oscurità per tantissimi. E quindi questa oscurità porta dubbio. Io ho scritto nel libro: il vero nemico è l'ignoranza, perché se la gente non fosse ignorante capirebbe l'importanza di queste cose qua, capirebbe Vabbè, il fatto. certo. Capirebbe, per esempio, quello che diceva Giordano Bruno quando diceva che se non esiste un tempo e spazio positivo, deve esistere necessariamente un tempo e spazio negativo, come in Mm, alto, così in basso, come fuori, così dentro, il Tao, no? Io infatti vado mm, sempre in giro con questa, vado sempre in giro col Tao, perché quando ero Mhm. bambino leggevo un fumetto crudissimo, Berserk, che a un certo punto dice: quanto più la luce si fa intensa, quanto più l'ombra si fa scura. Allora a me mi è arrivata una botta in testa, ho detto: non può esistere l'oscurità senza la luce. Da quel momento io ci gioco con questo concetto. E allora ho capito che la spaccatura che porta all'ignoranza, anche perché poi Krishnamurti, per dirne una, fa questo discorso qua, dice che la mente si pone dei dubbi perché è scissa al suo interno, quando non c'è mm, scissione non può esserci paura. mm. Allora però, visto che noi veniamo qua per fare esperienza, facciamo l'esperienza del dubbio, cerchiamo di fare queste cose per appurare qual è la verità, cioè che Mhm, uomo uguale energia, uguale amore, uguale Dio. mhm, Però bisogna fare le esperienze. Il male esiste perché senza di lui non c'è verso di capire che siamo noi quelli che stiamo facendo questo gioco qua. Per questo, almeno a mio modo di vedere, a mio umile modo di vedere. Adesso hai eterna frequenza, quindi vedi di Grazie. usarla. Ma ce l'hai Certo, davvero, eh? Quindi, lo so. ti è piaciuto? Ti sei divertito? Ti ho visto, insomma, fare mille volte così, ridere, divertirti, insomma, cosa ti è piaciuto di più? Raccontaci qualunque Tutto, cosa. mi verrebbe da dirti tutto praticamente, è stato un viaggio meraviglioso obiettivamente. Mi ha dato anche delle informazioni molto preziose, infatti me ne sono volute scrivere tutte obiettivamente in un quaderno, invito gli altri a farlo e niente, mi sono scritto tutto e ho avuto una sensazione a un certo punto, come se praticamente in realtà, visto che la fisica quantistica parla dell'entanglement, in realtà tutto questo sia una simulazione, perché noi in realtà siamo già tutti uniti. Questa cosa mi è certo, venuta sì. spontanea quando ho pensato, l'amore tende a unire. L'amore ha la Mhm, caratteristica di tendere a unire. Non c'è un atto d'amore che scinda, non esiste, non mhm, può esistere. Quindi, obiettivamente ho pensato, quindi in realtà questo è un gioco. Cioè, è Dio che semplicemente rimane sempre al suo interno, noi siamo le sue riflessioni, praticamente la PS probabilmente è quella che altri la definiscono anima, chiedo a voi, perché che voi siete più sì, sì. professionisti di me, però penso che possano essere somiglianti almeno. La PE può essere il corpo eterico di cui parla Steiner, per dirne una, Mhm. e tutto questo serve praticamente, e tutto questo è energia che è Dio praticamente. E quindi quando voi descrivete queste cose state descrivendo un altro angolo dell'elefante nella stanza, la famosa metafora, no? Dell'elefante nella stanza, tutti vedono una parte. Mhm, Secondo me è Esatto. questo. sì, Per sì. questo Elena, è quello è il risultato della mia analisi finora. tu impressioni, cose, cosa vuoi dire? Questa parte non si pubblica quasi mai, quindi Infatti. approfittiamone. Mm. Beh, Come volete. raro vedere un soggetto come Niccolò così consapevole, che già nasce così. E infatti, di solito soggetti come te vengono molto attaccati e hanno delle interferenze molto, cioè mandano Consistenti. quelli Mm. più muscolosi, tra virgolette, no? Per cercare di interferire la persona, ma con te non ce la fanno, non ce l'hanno mai fatta. Ce l'hanno fatto quando ero Naturalmente. bambino. Quando ero bambino sentivo quegli attacchi lì, sinceramente. Sì, però riuscivi a mandarli via, cioè non sono mai riusciti a starti addosso. Mi hanno fatto male un paio di occasioni, poi a un certo Eh, punto mi sono ribellato. Infatti, quando ero alle elementari mi prendevano tutti in giro e poi a quel punto io reagivo e loro scappavano.
Infatti, Poi sì, dopo sì, ho capito che così in alto, così in basso. Così in sì, basso, sì, così in alto, praticamente. Ecco, quindi ciò valeva infatti, anche per i piani alti. sì, 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 assolutamente, non sono mai riusciti ad attaccarsi proprio, questo non lo vedo spesso, ecco. Nicolò, quindi la voce rimane, il viso no. Sì, sì. Ok. Boh, se è tutto, restate in linea, chiudiamo la registrazione. Mhm. Ok, ciao a tutti. Ciao ciao. Ciao. Ciao ragazzi.
minuti e noi torniamo.